Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Vigilia di Udinese-Inter, andremo quindi a vedere le ultime in vista del match di domani con le probabili formazioni, si prevede ancora turnover da parte di Chivu e andremo ad analizzare alcuni aspetti tattici del match per capire quali sono i punti di forza e i punti deboli dell'Udinese, quali sono anche le insidie, ed è una partita che ne presenta tante di insidie. Innanzitutto perché ci troveremo di fronte a un Udinese che non ha affanni di classifica, i friulani sono saldamente al 10° posto con 26 punti conquistati e quindi sarà una squadra con la mente libera, ecco, da eventuali patemi, non rischia assolutamente di essere coinvolta nella lotta a retrocessione, in realtà è lontana anche dalla zona europea, quindi insomma una squadra che potrà puntare a fare il proprio calcio, potrà puntare a sorprendere, soprattutto perché si trova davanti al proprio pubblico. E dal punto di vista delle caratteristiche è una squadra molto fisica, quindi occhio a questo dettaglio, perché insomma dettaglio per modo di dire, perché poi potrebbero metterla molto sul piano dei contrasti dove ecco con la grande fisicità potrebbero metterci in difficoltà. Naturalmente c'è differenza tecnica tra le due squadre, quindi non vogliamo rappresentare un impegno più complicato di quello che è in realtà. È un impegno che presenta naturalmente delle insidie. Un Udinese che nelle ultime 5 partite ha ottenuto una sola vittoria con 2 pareggi e 2 sconfitte e che ha un problema dal punto di vista difensivo. In Serie A infatti soltanto il Verona ha fatto peggio con 34 gol subiti, 32 quelli subiti dagli uomini di Runjaic. Per quanto riguarda invece la produzione offensiva, sono per così dire nella media da squadra di metà classifica, quindi 22 gol realizzati. Naturalmente sotto questo aspetto l'Inter è nettamente il miglior attacco del campionato, ma questa non è una novità. Andiamo anche alla lavagna tattica e andiamo a vedere quali sono le insidie, ecco come si schiera l'Udinese di Runjaic. Innanzitutto vediamo un sistema di gioco 4-4-1-1, è quello che troviamo oggi sui principali quotidiani, è quello che abbiamo visto il sistema di gioco disegnato anche nell'ultima partita contro il Pisa. Perché dico disegnato? Perché poi nello sviluppo diventa comunque una sorta di 3-5-2, o meglio un 3-5-1-1, visto che con l'assenza di Zaniolo ci sarà attacco e più trequartista che attaccante. Perché? Perché quasi sicuramente avverrà questo, e Kellenkamp avanzerà e tende ad accentrarsi. Camara sarà il calciatore che andrà a dare ampiezza da questo lato, Zanoli la darà da quest'altro, e questi sono i tre di difesa, quindi praticamente troveremo una sorta di 3-5-1-1, anche se poi ecco le grafiche ci presentano un 4-4-1-1. Andiamo anche ai principi di gioco dell'Udinese, quindi cosa fa la squadra di Runjaic quando è in possesso di palla. È una squadra che punta ad una costruzione molto diretta, quindi si cercherà tantissimo Davis, è un attaccante alto, 1,89 m, quindi da questo punto di vista ecco, potrebbe giocarsela molto sui duelli aerei, e però anche un attaccante rapido, quindi costruzione molto spessa che va per vie dirette. Cosa fanno i difensori? Quindi torniamo a quell'atteggiamento della retroguardia a 3 con Camara che in fase di sviluppo comunque si alzerà, e Kellenkamp andrà a giocare tra le linee. È un giocatore che svaria anche molto, quindi lo troveremo a dare probabilmente supporto anche sulle corsie esterne. Dicevamo cosa fanno i due difensori. Spesso supportano l'azione, però non vanno effettivamente a sovrapporsi, ma magari avanzano e vanno a chiudere verso le zone centrali del campo, quindi verso il centrocampo o magari anche oltre, ma sempre ecco più per linee interne. Questo perché? Perché l'Udinese in possesso di palla porta tanti uomini nella metà campo avversaria, quindi magari avanzano gli esterni, ci sono ovviamente i centrocampisti che vanno un po' a muoversi tra le linee, in realtà è Kellenkamp molto più di Piorovski, e una linea difensiva che è abbastanza alta. A questo punto come sviluppa l'azione l'Udinese? Si cerca sempre Davis, è il vertice offensivo, quindi si gioca anche un po' di sponda su Davis, che sia per una costruzione diretta sull'attaccante che magari può spizzare e poi se la possono giocare sulle seconde palle, o che sia appunto per sviluppo dell'azione. Si cerca molto spesso la palla a Davis, che poi a quel punto può scaricarla a chi arriva in supporto e poi si possono sfruttare le corsie esterne,
Oppure c'è un'altra situazione a cui fare particolarmente attenzione ed è palla a Davis, la scarica e l'attacco immediato alla profondità dell'attaccante dell'Udinese, perché essendo un giocatore sì fisico ma anche molto rapido potrebbero sfruttare questa soluzione ed ecco perché al di là della condizione fisica di Acerbi che comunque rientra dall'infortunio potrebbe non essere ancora al 100%, Akanji quasi sicuramente sarà ancora il titolare perché comunque bisogna contrastare queste caratteristiche di Davis. Atta probabilmente ecco, è messo sulla tre quarti nella grafica, probabilmente svarierà molto ed è una squadra che quando ecco, allarga anche sulle corsie esterne poi tende molto spesso ad accentrarsi e o a tentare il tiro dalla distanza, occhio anche a Kellenkamp che ecco, chiedere al Napoli per avere informazioni sulle sue qualità balistiche, oppure poi magari cerca l'imbucata che può essere proprio appunto per Davis o magari per l'inserimento di Attà per esempio. Arriviamo a quello che è un punto debole dell'Udinese. Con una difesa così alta possono soffrire le transizioni, perché in transizione cosa può avvenire? Che magari l'Inter recupera palla, la prima idea dell'Udinese è quella comunque di aggredire perdendo palla, poi chiaramente potrebbe essere un atteggiamento leggermente diverso, leggermente più attento, ma potrebbe trovarsi questa situazione, la difesa che arretra e lo spazio da andare a cercare tra le linee. C'è anche un'altra situazione di questo spazio da cercare tra le linee ed è l'atteggiamento dell'Udinese in fase di non possesso. Cosa fanno? Risistemiamo le pedine anche per avere una visuale leggermente più chiara, le risistemiamo ecco, con questa linea difensiva a 3 che secondo me nello sviluppo, ecco, se andiamo a guardare le posizioni medie sarà molto più simile a ciò che faranno gli uomini di Runjaic. È una squadra che porta una prima pressione sulla costruzione avversaria, quindi con i due d'attacco spesso si alza il Kellenkamp ed è una squadra che riesce a gestire anche i diversi momenti, quindi è una squadra che porta una linea di pressing alta ma non un pressing estremo. Ecco, se andiamo a vedere anche il PPDA, l'intensità del pressing praticamente è ottava per PPDA, quindi una squadra che gestisce bene questo pressing perché cosa fa? Innanzitutto va a schermare quindi la costruzione ed occhio che Barella dovrebbe essere il regista domani e quindi potrebbe anche esserci una mossa per andare proprio a schermare Barella, che sia uno dei due di centrocampo o magari Attà, e poi magari va ad alzare il pressing sul portatore di palla in determinate circostanze, quindi magari palla ai nostri giocatori, magari in costruzione, si va ad alzare un pressing forte sul portatore di palla. Questo viene permesso anche da una linea non eccessivamente bassa e da un blocco medio in generale. Questo però cosa comporta? Che quando si riesce a superare questa prima linea, questa prima pressione, anche quando l'Udinese va a schermare comunque un blocco medio e c'è una linea di pressing abbastanza alta, si può trovare spazio tra le linee e Pia Esposito potrebbe essere un calciatore determinante. Perché? Perché si può andare all'appoggio su Pia Esposito, che quindi può contenere ecco, fisicamente, anche può fare a sportellate con i difensori dell'Udinese e poi ecco, sfruttare quelli che possono essere gli inserimenti, andare a sfruttare magari, ecco, magari un Lautaro che può andare a giocare tra le linee, cercare di allargare il pallone sulle corsie esterne, quindi dove poi, ecco per esempio sulla sinistra che l'Inter sfrutta sempre tantissimo, però ecco appoggiarsi su Pio Esposito e poi smistare la palla può essere una delle soluzioni. Occhio anche ad un altro calciatore, al netto del calciomercato, per sfruttare questo spazio tra le linee, questi inserimenti, ecco, una volta saltata la prima pressione o in transizione positiva, uno dei calciatori importanti potrebbe essere anche Frattesi, ripeto, al netto delle notizie di mercato, perché poi bisognerà capire anche quanto c'è di vero nelle notizie che stanno uscendo intorno a Frattesi, quanto il calciatore potrebbe essere concentrato sulla partita e non distratto appunto dal mercato, però per caratteristiche potrebbe essere una partita interessante per Frattesi, fermo restando che secondo me la coppia d'attacco che sarà probabilmente quella titolare, Lautaro Pia Esposito, potrebbe essere un'ottima coppia d'attacco. Non disdegnerei neanche Bonni Pia Esposito, sfruttando sempre gli appoggi su Pia Esposito. A quel punto molto spesso ecco, i due attaccanti vanno a giocare in verticale, potrebbe essere anche Pio ad andare incontro, a fornire ecco, l'appoggio, la verticalizzazione rapida e eventualmente qui Bonni al posto di Lautaro ad attaccare la profondità. Però secondo me ancora una volta ecco, Pio Esposito potrebbe essere un calciatore determinante. Cosa fa invece l'Udinese quando
appunto la squadra avversaria in fase di sviluppo tiene palla magari alla metà campo o oltre la metà campo, tende un po' ad abbassarsi e quindi a formare una linea difensiva a 5. Ecco che torniamo sempre sui principi del 3-5-2, anche se davvero dovesse essere ecco un 4-4-1-1, ma con ogni probabilità Zanoli si abbasserà e darà aiuto alla linea difensiva e quindi potremmo trovarci un 5-3 1-1, 5-3-2 o anche un 5-4-1 con Attà che può abbassarsi proprio nella linea di centrocampo. Anche in questo caso però non è una linea che si schiaccia tutta nella propria area di rigore, è una linea che tende comunque un po' a chiudere gli spazi ecco, sulla tre quarti e quindi in questa situazione ancora una volta può essere determinante la fisicità di Pio Esposito, quindi transizione dove può essere importante Pio Esposito o gli inserimenti tra le linee Frattesi se dovesse subentrare o eventualmente anche sorprendentemente partire dall'inizio o appunto Sušić che è un giocatore bravissimo ad andare a giocare tra le linee. Una volta che l'Udinese si è un po' ricomposta, comunque è una squadra che poi esce forte in pressing sul portatore di palla, quindi per fare un esempio, palla del Enrique ci troveremo comunque calciatori che escono forti sul portatore. Allo stesso modo, ecco, se dovesse essere Lautaro ad andare a giocare tra le linee, se dovesse essere Sušić, insomma è una squadra che magari non va proprio ad un pressing estremo uomo su uomo, ma è molto aggressiva sul portatore di palla. Una volta che si è ricomposto l'Udinese, naturalmente ci troviamo con la solita situazione che è un po' complicato, ecco, per andare a trovare degli spazi. Con ogni probabilità l'Inter cercherà di sfruttare come al solito la corsia sinistra, quindi con sovrapposizione per esempio di Carlos Augusto, Di Marco, Mkhitaryan, fondamentale come al solito Pio Esposito, due attaccanti che spesso troveremo in verticale proprio per cercare questo spazio tra le corsie esterne. Ancora una volta sembra banale dirlo, sarà importante cercare di sfruttare anche la fascia destra, ma insomma ormai rappresenta un po' un debole di questa Inter ed è una di quelle situazioni insomma che rappresenta ecco le difficoltà principali, allargare le difese avversarie perché c'è un lato che proprio l'Inter non riesce a sfruttare. Con la presenza di Bissek però ecco comunque potremmo avere un calciatore che spinge anche da questo lato, sappiamo Bissek è bravissimo a partire da dietro e appunto a fare questo tipo di movimento, in quel caso probabilmente Carlos Augusto rimarrebbe un tantino più basso. Quando invece l'Udinese recupera palla, occhio perché provano a verticalizzare molto rapidamente, quindi occhio a farci trovare troppo scoperti perché poi sono anche bravissimi a verticalizzare e a sfruttare appunto la fisicità dei suoi calciatori. Come detto, Davis in prima perché rappresenta sempre il vertice della squadra, vanno sempre a cercare lui che sia per una sponda, che sia per l'attacco alla profondità, quindi occhio a queste situazioni. Naturalmente, come detto in apertura, è una squadra che tecnicamente è inferiore alla nostra, è una partita ricca di insidie, però l'Inter è chiamata a dare continuità a quanto sta facendo ultimamente. Finiamo anche sulle scelte e perché potrebbero essere queste le scelte da parte di Christian Chivu, diciamo che principalmente per la gestione delle energie secondo me, quindi ci troviamo un po' in una situazione in cui si giocherà nuovamente ogni 3 giorni. In campionato non sono sfide impossibili, ecco, non sono big match, però parliamo comunque di partite insidiose. In Champions ci sono 2 partite importantissime per andare avanti e quindi è un Chivu che sta un po' gestendo le energie, quindi Sommer che andrà tra i pali, Bissek, Akanji e Carlos Augusto, quindi turno di riposo per Bastoni, torna Bissek che non ha giocato in settimana. Akanji purtroppo è chiamato ancora una volta a partire da titolare, principalmente come detto per le caratteristiche di Davis. Barella dovrebbe andare in cabina di regia, in realtà in questo momento avrebbero bisogno di riposo sia lui che Zielinski. Zielinski però le sta giocando tutte, quindi probabilmente per la gestione delle energie partirà Barella dall'inizio, poi ci auguriamo che magari la partita possa mettersi in discesa e a quel punto potrebbe anche uscire Barella e perché no, trovarci Frattesi e Sušić magari può andare un po' in cabina di regia, anche se non è un vero e proprio regista, però nella gestione delle energie o altra soluzione, la staffetta con Zielinski. Sušić e Mkhitaryan a fare da mezzali e in realtà ecco io come detto prima non disdegnerei anche Frattesi dal primo minuto al netto come detto della situazione mercato. Luis Enrique da una parte torna titolare ma purtroppo non abbiamo alternative, Di Marco invece torna dal primo minuto sulla corsia opposta, è una partita dove
lo sprint di Di Marco può essere determinante, ecco, proprio in quelle transizioni, nella verticalizzazione rapida, la ricerca dei calciatori tra le linee, e potrebbe poi essere fondamentale anche lo sprint di Di Marco quando si tratta di saltare, ecco, le linee dell'Udinese, e coppia d'attacco che al momento dovrebbe essere Lautaro più Esposito. Come detto, ecco, bene dare un turno di riposo a Thuram, bene più Esposito dal primo minuto, anche per il tipo di partita può essere un calciatore determinante per fornire un appoggio. Non disdegnerei neanche la coppia Pio-Bonni. Udinese invece con Okoye, Christensen, Kabasele, Solé e Camara, come detto, secondo me è più una difesa a 3 che a 4, ma le grafiche al momento, ecco, riportano un 4-4-1-1, Zanoli, Pioroschi, Karlstrom ed Ekkelenkamp a supporto di Davis. L'Udinese che ha l'indisponibilità per squalifica di Zaniolo, ovviamente indisponibilità pesante da parte dei friulani. Insomma, ragazzi, auguriamoci che possa continuare la marcia alla nostra Inter, perché in questo momento è importantissimo dare continuità e dare anche un segnale dal punto di vista mentale. Dopo aver guadagnato punti sul Napoli, aver tenuto a distanza anche il Milan, che purtroppo per noi ieri sera ha vinto, sarà importante, ecco, continuare a tenere questo distacco e non dare subito modo alle avversarie di riavvicinarsi o meglio. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa vi aspettate dalla partita di domani, chi secondo voi può essere il calciatore determinante. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.